Cosa succede in questi ultimi tempi? Perché la Madonna piange? Salve carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno che in realtà sta accadendo da un po' di tempo, dal 2018 in Brasile, in una cappellina dove viene custodita una statua di Maria Rosa Mistica. Ebbene, questa statua piange lacrime umane. Pare dal 2018 piange lacrime umane mescolate ad olio. Il frate che celebra lì nella cappellina e a cui è venuto il miracolo per la prima volta, pare che quando si mette a pregare di fronte alla statua, il viso della Madonna si trasformi, sembrando sempre di più ad un volto umano. La prima volta che questa Madonnina pianse fu in un momento in cui il frate stava compiendo un momento di preghiera personale. All'inizio il frate dice che questa statua piange sempre quando accade qualcosa di brutto a uno dei suoi figli prediletti. E inoltre afferma che questa statua ha compiuto miracoli, tanti miracoli, e continua a piangere lacrime umane e olio d'oliva. Ora, questo è tutto ciò che sappiamo. Non possiamo che aspettare che la Chiesa si pronunci, anche se a me sembra abbastanza evidente che questo è un grande fenomeno soprannaturale. E l'8 dicembre del 2024 e al Santuario della Salette accade qualcosa di sconvolgente. Dalla statua, posta fuori al santuario raffigurante la Madonna così come apparsa a Massimino e a Melania, un rivolo rosso scende dall'occhio. È un fatto al momento inspiegabile se non fosse per il fatto che la Vergine Santa è vicino all'umanità e mostra la sua preoccupazione per l'umanità sempre più sorda e vicino ad eventi per nulla lieti. Nelle apparizioni della Salette, riconosciute ufficialmente dalla Chiesa, la Madonna si mostra ai bambini piangendo sulla sorte dei suoi figli che, avendo abbandonato la via di Dio, si espongono ai più severi castighi. Un'icona della Madonna Nera di Jasna Góra oggetto di venerazione è quella custodita nell'arcicattedrale di Lodz, una città al centro della Polonia. Dal 13 dicembre di quest'anno, dall'occhio destro dell'icona sembrano sgorgare lacrime. Il fenomeno è continuato fino al 18 dicembre. I sacerdoti dell'arcicattedrale hanno osservato l'evento e verificato che non si trattava di un'illusione ottica e hanno permesso ai fedeli di scattare foto e filmati, alcuni dei quali sono già stati pubblicati su internet. Immediatamente dopo la notizia, i fedeli si sono spontaneamente organizzati per veglie di preghiera ininterrotte davanti all'icona. Molti di loro testimoniano che l'occhio destro della Madre di Dio si inumidisce ripetutamente nella regione della pupilla e scorrono lacrime acquose. Nell'apparizione di Manduria, la Vergine Santissima manifesta diverse volte un segno tangibile della sua materna presenza attraverso le lacrime che sono dapprima umane, poi di sangue e di olio. Dalla sapienza rivelata del Dio vivente, apprendiamo che l'olio emanava un intenso profumo. Da quella data si contano più di 3.000 lacrimazioni. Ai tempi delle prime lacrimazioni, l'olio fu analizzato in laboratorio. Una cosa che ha stupito molto è che esso è risultato essere extravergine d'oliva, senza alcuna contaminazione. L'olio che sgorgava dagli occhi della statua, immediatamente raccolto, risultava essere microbiologicamente puro, come se stesse venendo direttamente da una fonte calda perché tutti i vetrini si appannavano alla fuoriuscita dell'olio. È successo più volte che, nelle analisi di laboratorio, l'olio è risultato anche intriso di vari profumi che di volta in volta avevano odore di fiori, di rose, di arancio, di violette. Tutte le volte l'olio aveva un odore molto intenso e particolare ed anche a contatto con gli agenti per le analisi di laboratorio, questo profumo non spariva. Il linguaggio delle lacrime, come abbiamo visto fin qui, è stato da sempre un fattore significativo in molte manifestazioni mariane. Con le sue lacrime, la Madonna ha reso visibile tutto il dolore del suo cuore per gli uomini lontani da Dio. Maria Santissima si mostra ragionevolmente preoccupata sulle sorti del mondo e parlandoci delle sue lacrime sanguinose ed oleose vuole aiutarci nella risoluzione degli avvenimenti storici più spinosi. La dolorosa Vergine ci offre un rimedio,
anzi l'ultimo dei rimedi, di tipo trascendente atto ad affrontare o addirittura scongiurare catastrofi apocalittiche di inimmaginabile vastità. La devozione alle sue lacrime, infatti, costituisce una via luminosa di riparazione e di formazione per la Chiesa che si rinnova. Maria annette alla devozione verso le sue lacrime una potenza duplice. Essa opera conversione con il messaggio cor di Mariano e per il carattere riparatorio e consacratorio rispetto alla prova storica che attende il mondo. Il 23 giugno 1994 la Vergine dell'Eucaristia dice: «Figli miei, non posso non piangere. Voi voltate le spalle a mio figlio. Voi non ascoltate i nostri richiami che da più parti vi portiamo affinché vi salviate. Voi siete molte volte presi dalle cose della terra e mai vi chiedete a fondo perché tanti prodigi o disastri ricoprono questa terra mendicante». Che il fenomeno della lacrimazione possa essere segno profetico di grandi tribolazioni non ci deve distrarre dal principale monito valido sempre. Ogni istante della nostra esistenza personale è teatro del grande dramma della nostra salvezza. Ogni ora, con la sua grazia particolare, ci mette davanti alla possibilità di rispondere alla chiamata di Dio o di respingerla, di assecondare lo spirito che ci attira al bene o il nostro egoismo che ci porta altrove. Anche se gli scenari internazionali volgessero al peggio e se le tensioni in Europa e nel mondo portassero a nuovi focolai di conflitto, la preghiera fiduciosa, i sacramenti e l'obbedienza alla volontà del Padre restano la sola via percorribile.